Ciao ragazzi, bentornati su Italian Bartender. Oggi vediamo come si costruisce il Moscow Mule. Bene, il Moscow Mule è un drink che va costruito in un bicchiere apposito. Generalmente è una copper mug, quindi una tazza di rame come questa. Come si costruisce? Gli ingredienti sono solo tre, molto semplici. Cominciamo con vodka, un'oncia e mezza. Poi andiamo a prendere del lime, generalmente un'oncia è più che sufficiente. A questo punto riempiamo di ghiaccio la nostra tazza. E andiamo a riempire a fill, come si dice in gergo, con della ginger beer. Un paio di cannucce. Il Moscow Mule spesso viene servito con una guarnizione di cetriolo. A mio avviso è sbagliato. Può passare un ciuffetto di menta, ma se riuscite e se avete modo di recuperare dello zenzero, che oggi si trova in quasi tutti i supermercati, un paio di fettine inserite nella nostra tazza ed è più che corretta questa tipologia di guarnizione a mio avviso. Come sempre l'immancabile tovagliino di servizio. Signori, il Moscow Mule è servito! Abbiamo visto come si prepara il Moscow Mule, ma dove e quando nasce? Non in Russia, come il nome potrebbe far pensare, bensì in America, negli Stati Uniti. Siamo nel 1941 e ci troviamo al bar dell'Hotel Chapman, dove tre imprenditori hanno con sé un prodotto senza futuro. Jack Morgan, che aveva brevettato la ginger beer, che non è riuscita a fare breccia sul mercato statunitense. Troviamo poi John Martin, che era il distributore per gli Stati Uniti della vodka Smirnoff, ancora un po' troppo giovane il mercato statunitense per apprezzare il distillato. E poi troviamo una donna che aveva ritirato una partita di tazze di rame e non sapeva che farne. Ebbene, quella notte nessuno sa bene cosa successe nella hall del bar e dell'Hotel Chapman. Quello che è certo è che la mescolanza di questi tre prodotti, quindi la nostra copper mug come contenitore, ginger beer e vodka, con una spruzzata di lime per rendere tutto un pochino più esotico, diede vita a uno dei drink più famosi al mondo e che oggi sta sicuramente vivendo una seconda giovinezza.